Buon pomeriggio a tutti. A differenza dei colleghi che mi hanno preceduto, io parlo in italiano, per cui farò piano per i nostri traduttori. Ringrazio Peter per l'invito e Bolzano per l'accoglienza. L'argomento per cui parleremo questi prossimi 30-40 minuti è l'impiego della cannabis nel Parkinson e nell'Alzheimer. Ora, noi stiamo parlando di patologie neurodegenerative, Parkinson e Alzheimer, come altre patologie, tra cui anche la sclerosi multipla, la SLA e altre, rientrano nel grande capitolo delle patologie neurodegenerative, che sono patologie croniche, patologie caratterizzate da un danneggiamento e un deterioramento progressivo con perdita delle funzionalità cognitive, dall'apprendimento, memoria, movimento. Sono caratterizzate da delle ipotesi eziopatogenetiche, noi non sappiamo in realtà il perché a un certo punto inizia a manifestarsi la malattia. Ci sono una serie di ipotesi e viene da sé che anche le terapie siano delle terapie sintomatiche, definite anche terapie paragatute, perché vanno proprio a trattare il sintomo, come poi vedremo, con una serie di effetti collaterali tali da indurre spesso il paziente ad abbandonare la terapia. Le malattie neurodegenerative sono invalidanti, sono in progressivo aumento, anche in corrispondenza con l'invecchiamento della popolazione. Noi oggi vedremo le due più importanti, la prima forma di demenza, che è la malattia di Alzheimer, a seguire la malattia di Parkinson, proprio al secondo posto, con dei numeri impressionanti, dei numeri che sono sempre più in aumento e che ci devono far riflettere sulle terapie. Se abbiamo detto che le ipotesi eziopatogenetiche non sono note, è vero anche che ci sono dei fattori di rischio non modificabili o biologici, quindi abbiamo la genetica, abbiamo l'età, abbiamo il genere, ma abbiamo anche dei fattori modificabili, dei fattori psicosociali modificabili come le comorbidità, ad esempio il diabete mellito di tipo 2, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, le cosiddette malattie non comunicabili, ma anche lo stile di vita ha un suo ruolo, ad esempio l'alimentazione, che è un aspetto molto importante che per ovvi motivi qui non parleremo, nonché anche il tipo di attività fisica che svolge il paziente, piuttosto che pregressi stati già di depressione o di alterazioni per esempio del ritmo sonno-veglia. Ma le malattie neurodegenerative sono caratterizzate anche da altri aspetti importanti, nei quali la cannabis vedremo come si inserisce. Abbiamo la neuroinfiammazione, abbiamo lo stress ossidativo, ma abbiamo quelli che sono detti misfolding proteici, cioè degli aggregati proteici patologici che fanno configurare queste patologie come delle vere e proprie proteinopatie. Ma abbiamo anche altri meccanismi che possono in qualche maniera inserirsi in questo quadro. Abbiamo l'insufficiente sintesi dei neurotrasmettitori, io mi impegno a parlare piano, scusate. Abbiamo l'insufficiente sintesi dei neurotrasmettitori, nonché anche il danneggiamento della barriera ematoencefalica, che vedremo avere un ruolo importante, specialmente nell'Alzheimer, che viene considerato una forma di diabete mellito di terzo tipo. Ora, se l'infiammazione e lo stress ossidativo, quindi il bilanciamento tra la produzione di radicali liberi e tutti i meccanismi antiossidanti hanno in qualche modo comunque una valenza fisiologica, cioè è importante che noi abbiamo l'infiammazione in risposta a degli insulti esterni, così come che ci siano dei radicali liberi, perché non sono dei nostri nemici. Ovviamente quando c'è lo sbilanciamento, allora sì che la situazione ha dei connotati diversi, ma se sono due eventi fisiologici, in realtà vedremo come nelle patologie neurodegenerative questi eventi diventano talmente esuberanti da determinare proprio il manifestarsi, l'innescarsi di patologie neurodegenerative, e nel nostro caso di oggi è l'Alzheimer e il morbo di Parkinson. Quindi noi abbiamo detto che le patologie neurodegenerative sono caratterizzate da una serie di fattori di rischio, modificabili, non modificabili. Abbiamo lo stress ossidativo, abbiamo l'infiammazione cronica, abbiamo anche quelli che sono i fattori ambientali, quindi possiamo dire che le patologie neurodegenerative hanno comunque una genesi multifattoriale.
e il fattore ambientale in questo caso devono essere estesi sia ai pesticidi, solventi, nonché l'inquinamento ambientale, abbiamo i metalli pesanti, abbiamo anche tutto quello che può rientrare in una forma di intossicazione alimentare, quindi una serie di fattori che, come vedete, in realtà rendono queste patologie molto complesse. E abbiamo parlato dell'infiammazione. Si parla di una neuroinfiammazione dove abbiamo una attivazione di una componente importante del nostro parenchima cerebrale che è la microglia, che è una forma di sistema immunitario del nostro sistema nervoso centrale. Abbiamo una quota variabile che va dallo 0,5 al 15% di tutte le cellule cerebrali e che cosa succede? Succede che una attivazione esasperata, una attivazione reiterata di queste cellule, di questa microglia, determina l'innescarsi di uno stato infiammatorio. Uno stato infiammatorio, quindi con un'attivazione di microglia, vedremo anche degli astrociti, che porta alla produzione di tutti quelli che sono i mediatori gliali, infiammatori, produzione di citochine, di chemochine, che vanno a determinare l'infiammazione e quindi il danneggiamento poi delle cellule nervose. La neuroinfiammazione quindi nelle malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, ma anche nella sclerosi laterale amiotrofica, è quindi caratterizzata da questa alterazione delle cellule gliali, cioè proprio un'attivazione microgliale con un cambiamento, si dice fenotipico, cioè la cellula proprio assume delle caratteristiche differenti, passando da un fenotipo antinfiammatorio M2 a un fenotipo proinfiammatorio M1, cioè un fenotipo che porta a un autoalimentarsi di questa infiammazione con conseguente danno al parenchima cerebrale, alle cellule e quant'altro. E come vi dicevo prima, abbiamo anche gli astrociti, altre cellule del sistema nervoso centrale, che gli studi sono sempre più recenti in questo senso a determinare il coinvolgimento non soltanto della microglia ma anche di altre componenti cellulari. E abbiamo parlato dello stress ossidativo, perché abbiamo visto la neuroinfiammazione, abbiamo visto come ci sono una serie di fattori, abbiamo lo stress ossidativo e come vi dicevo prima lo stress ossidativo in realtà ha un ruolo fisiologico, ma fino a quando i nostri sistemi antiossidanti riescono a mantenere una sorta di equilibrio. Quando invece questo equilibrio viene perso, vediamo come lo stress ossidativo ha un ruolo importante, induce proprio la neuroinfiammazione e la neurodegenerazione. Questa è una review del 2018 dove gli autori che cosa ci dicono? Che quando c'è uno stato di stress ossidativo abbiamo questo aumento dei radicali liberi, quindi sia dei radicali liberi della specie dell'ossigeno, i ROS, che dell'azoto, i ROS, e queste specie possono, che cosa fanno? Possono determinare una attivazione di quelle che appunto abbiamo visto prima essere la microglia, quindi microglia e astrociti, e questi a loro volta autoalimentano la risposta neuroinfiammatoria, quindi è una sorta di circolo vizioso che si viene a innescare. Ma non solo. I fattori che vengono rilasciati sono dei fattori che possono interrompere l'integrità della barriera ematoencefalica, quella che abbiamo visto prima avere un ruolo importante. E quando viene persa questa integrità di questa barriera, che è una barriera importantissima perché va a proteggere proprio il parenchima cerebrale da tutto quello che è la protezione, troppa manetta, vado molto più lenta. L'interruzione quindi dell'integrità di questa barriera ematoencefalica fa sì che poi ci sia un infiltrato di leucociti, quindi cellule del sistema immunitario, le cellule T, che vanno ad infiltrarsi e vanno di conseguenza ad autoalimentare la neuroinfiammazione. Ovviamente tutto questo che cosa determina? Determina la lesione e la morte del neurone, delle cellule neuronali. E vi riporto questo articolo, che è un articolo del 2019, dove in realtà si studia l'importanza dell'integrità della barriera ematoencefalica nel diabete associato alla demenza, quindi è un lavoro un po' più rivolto verso la popolazione diabetica, ma ve lo riporto per quale motivo. Gli studi, sempre gli ultimi lavori
della letteratura ci dicono che effettivamente l'Alzheimer può essere inquadrato come una forma di diabete mellito di terzo tipo, quindi una forma di diabete. Infatti vedete come il diabete, una iperglicemia cronica, l'infiammazione cronica sono tutti fattori che possono determinare poi una eccessiva produzione di radicali liberi, una produzione non più sufficiente di quei meccanismi antiossidanti che vi dicevo prima. E quindi questo cosa comporta? Mi porta a una perdita della funzionalità di quelle che sono chiamate le tight junction, cioè le giunzioni tra le cellule endoteliali della barriera ematoencefalica. Ora, la perdita di questa integrità cosa comporta? Comporta che le cellule ovviamente si distanziano tra di loro e anziché fare barriera, scudo verso tutti gli insulti esterni, quindi sostanze tossiche, sostanze che non devono passare attraverso la barriera ematoencefalica, in realtà il passaggio avviene e di conseguenza abbiamo l'infiltrazione, abbiamo l'attivazione microgliale, abbiamo l'attivazione di tutte quante le cellule che abbiamo visto prima con la neuroinfiammazione, il declino cognitivo e via discorrendo, quindi concetti che abbiamo visto prima che trovano espressione in questo lavoro. E già cominciamo a vedere come la cannabis si può inserire in questo contesto, che ruolo può avere la cannabis. Sempre dallo stesso lavoro gli autori ci dicono che sia il CBD che il THC possono in qualche maniera andare a riparare in maniera diretta o indiretta proprio l'alterazione della barriera ematoencefalica. Il CBD lo fa da questo lavoro soprattutto attraverso il legame ai recettori, ad esempio quelli serotoninergici o i recettori nucleari. I colleghi che mi hanno preceduto ringrazio perché hanno un pochino introdotto il concetto del sistema endocannabinoide. Io per ovvi motivi, altrimenti veniva fuori una presentazione di 80 e passa slide e non era una cosa fattibile, per cui ho cercato di mettere sostanzialmente i concetti un po' più importanti, cercare di fare un discorso lento e fluido in modo tale da avere dei concetti un pochino più concisi sulla cannabis, anche se alla fine di questa mia presentazione non avrete proprio delle linee guida o dei protocolli, perché purtroppo a tutt'oggi il concetto della cannabis è un concetto che in Italia è ancora mal regolato rispetto agli altri paesi. Abbiamo delle libertà, tra virgolette, di prescrizione o di preparazione che sono molto inferiori rispetto ai colleghi che mi hanno preceduto. E quindi la cannabis sativa, una review del 2022 ci dice che la cannabis ha delle proprietà antiossidanti sia dirette che proprietà antiossidanti dirette e indirette. Quindi agisce proprio da chelante piuttosto che da scavengers dei radicali liberi. E questo lavoro ve l'ho riportato, un lavoro del 2021, dove gli autori ci dicono che addirittura il cannabidiolo è comparabile proprio agli antiossidanti, quelli comuni, la vitamina C, la vitamina E e quant'altro, e che può regolare questa azione antiossidante su più livelli. Vedete infatti come il CBD compare in più punti dell'immagine alla vostra sinistra. E gli autori però ci dicono che in realtà la cannabis può avere anche un'azione pro-ossidante, quindi anti e pro-ossidante, e in particolare concludono dicendo che questa funzione molto probabilmente dipende dalla dose, quindi dal dosaggio, dalla durata dell'utilizzo della cannabis, nonché della patologia sottostante per cui viene prescritta la cannabis. E iniziamo a parlare un po' del Parkinson, visto che è l'argomento di oggi. Uno degli argomenti di oggi ovviamente non è una disquisizione neurologica, ma semplicemente dare qualche cenno di questa malattia descritta per la prima volta proprio dal padre, James Parkinson, in questo trattato sulla paralisi agitante del 1817. La paralisi agitante è il nome che per oltre un secolo definirà la malattia di Parkinson. Oggi il nome è dato dal suo scopritore, appunto James Parkinson. La malattia di Parkinson colpisce quasi 1 milione di persone in America. Abbiamo almeno 400.000 malati di Parkinson in Italia, con 10 milioni di persone nel mondo e quasi 60.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno. E questo configura la malattia di Parkinson qua la seconda malattia neurodegenerativa più frequente dopo quella di Alzheimer, che vedremo dopo.
Cosa caratterizza il Parkinson? Il tremore senz'altro è l'aspetto quello più caratteristico, un po' più conosciuto, il sintomo che spesso è il primo a comparire, un sintomo unilaterale, che si manifesta con una frequenza di 4-6 Hz, prevalentemente agli arti inferiori. Questi pazienti presentano un movimento che viene anche definito movimento a contar monete, proprio sembra che stanno contando proprio gli spicci. E può interessare però anche arti inferiori, può interessare la lingua, la mandibola, meno frequentemente il capo, ed è accentuato dalla concentrazione. Ma abbiamo anche la cinesia che caratterizza il Parkinson, abbiamo in particolare la bradicinesia, cioè la difficoltà di iniziare un movimento volontario con una lentezza nello svolgimento dello stesso, pazienti che presentano un'alterazione dei movimenti automatici, ad esempio un ridotto pendolamento degli arti associati alla deambulazione, una marcia a piccoli passi con trascinamento dei piedi, un altro aspetto è il freezing, piuttosto che una ipercinesia paradossa. I pazienti affetti da malattia di Parkinson hanno spesso una mimica facciale quasi assente, la perdono. Sono pazienti che hanno spesso una fissità dello sguardo con una riduzione dell'ammiccamento e tra le altre cose micrografia, un'alterazione quindi della scrittura e la scialorrea. Non possiamo dimenticare la rigidità, che è uno dei motivi per cui i pazienti spesso chiedono la cannabis o quantomeno cercano, si informano e sentono che la cannabis può aiutare in questo aspetto, che è un aspetto molto importante, una rigidità plastica con un aumento del tono muscolare, il fenomeno della cosiddetta ruota dentata o troclea, che più in realtà è un segno all'esame obiettivo neurologico, e questo atteggiamento posturale è abbastanza caratteristico, cantocormico. Ma nel Parkinson abbiamo tutta una serie di altri sintomi che sono definiti disturbi non motori, cioè tutto quello che esula dall'alterazione del movimento in realtà rende critica la terapia nel Parkinson, proprio perché questi disturbi, come ad esempio la depressione, e diciamo poco, abbiamo le turbe dell'affettività, abbiamo l'ipotensione ortostatica, ma le turbe del sonno, l'insonnia, questi pazienti che hanno un'alterazione proprio del ritmo sonno-veglia, disturbi dell'olfatto, alterazioni della minzione, problemi nella deglutizione, difficoltà respiratorie. Il quadro è bello ricco sostanzialmente, ma sono tutti sintomi, tutti disturbi che in realtà rendono il quadro ancora più complesso e spesso di difficile trattazione. E all'interno della depressione del paziente parkinsoniano vediamo che può configurarsi in diverse sfaccettature. Andiamo dall'apatia, abbiamo dalla irritabilità all'ansietà, il pessimismo, il paziente che si isola, diventa introverso, il paziente che arriva anche a ideazioni suicidarie fino al suicidio vero e proprio per una non riuscire a trovare soluzione alle sue pene. Abbiamo detto che la caratteristica del Parkinson è senz'altro la non nota causa. Sappiamo che c'è una perdita dei neuroni dopaminergici a livello di una parte del cervello che è la pars compacta della substanza nigra, che è una parte che rientra nel complesso dei gangli basali, e la conseguenza è quindi il deficit, il venir meno di questo neurotrasmettitore della dopamina, sia nelle sue terminazioni sinaptiche che a livello dei nuclei della base. Sono coinvolti però anche altri neurotrasmettitori, la noradrenalina, la serotonina, il GABA, e come abbiamo visto le cause sono sconosciute. Una serie di ipotesi tossici, le ipotesi ambientali, fattori genetici e vedete lo stress ossidativo che ritorna. La terapia è una terapia quindi volta a compensare sostanzialmente il deficit dopaminergico, visto che c'è carenza di dopamina, gliene diamo. Ora, questo in realtà è rientra nelle forme di terapia paracadute, perché spesso il paziente va incontro proprio a delle complicanze legate a questa somministrazione di levodopa, che è il farmaco utilizzato nella terapia, uno dei farmaci utilizzati. Per cui abbiamo una terapia che cerca di andare in qualche modo a mettere una pezza su un aspetto, perché tutti gli altri aspetti che abbiamo visto non motori, la levodopa non arriva.
Abbiamo anche la chirurgia in centri specializzati per casi selezionati, quindi non per tutti, la cosiddetta deep brain stimulation, quindi la stimolazione cerebrale profonda, dove si cerca di andare in maniera mirata, in maniera molto precisa, andare a cercare di andare a silenziare quelle aree che inducono le problematiche del Parkinson. E dunque, se abbiamo detto all'inizio che la cannabis può in qualche maniera aiutarci nella gestione del paziente parkinsoniano, però dobbiamo sapere che ad oggi la letteratura è ricca di dati preclinici, quindi studi in vitro, studi su animali, studi che però non sono poi rapportabili molto spesso sull'uomo, cioè le evidenze che ci dà la letteratura, gli studi preclinici sono molto di conforto, perché ci dice vedi che funziona la cannabis, però poi abbiamo il riscontro che gli studi poi sull'uomo, gli studi che sono sostanzialmente i doppio cieco con caso controllo, cioè gli studi quelli più importanti che vanno ad avvalorare un'ipotesi riscontrata nello studio preclinico, gli studi poi sono pochi, sono troppo pochi per dirci che effettivamente la cannabis può essere prescritta, deve essere prescritta. E che cosa sappiamo? Questa è una review del 2022, molto interessante, una review dove gli autori hanno fatto una disamina dei due più importanti recettori cannabinoidi, il CB1 e il CB2, hanno cercato di vedere un pochino la localizzazione, soprattutto nei gangli basali del Parkinson, nei gangli basali, quindi in relazione alla malattia di Parkinson, e hanno cercato di vedere effettivamente che tipo di relazione ci può essere con le alterazioni note della malattia di Parkinson. Quindi sono partiti da un presupposto, dall'osservazione che a livello dei gangli della base, cioè delle strutture dove abbiamo visto poi essere carente la dopamina, c'è un'ottima rappresentazione di questi, del sistema endocannabinoide. Sono presenti i recettori CB1 e CB2 e in particolare quello che osservano è una overexpression, cioè una iperespressione del recettore CB1. Però guardate bene, il recettore CB1 ha effetti differenti a seconda della regione del ganglio basale, cioè la presenza del recettore, cioè un'attivazione del recettore CB1 a livello dei gangli interessati, che è il globus pallido e la substanza nigra, quindi quello che interessa a noi, effettivamente porta a un miglioramento del sintomo del Parkinson, mentre una attivazione dello stesso recettore in un'altra area di questo globus pallido, la parte esterna, esacerba il Parkinson. Quindi i dati sono contrastanti, o quantomeno in realtà è che ancora non sappiamo tutta la verità che c'è dietro all'utilizzo della cannabis. Quindi questi dati dovrebbero incentivare a un aumento della ricerca scientifica, che come anche i colleghi precedenti hanno confermato che è difficile, perché ci vogliono comunque delle risorse economiche che non vengono messe a disposizione. In Italia poi non ne parliamo. Abbiamo un'interazione complessa tra il sistema endocannabinoide e la dopamina. Abbiamo un'azione sulla inibizione dell'ecitotossicità legata all'attivazione di questi recettori, con una riduzione di questo neurotrasmettitore del glutammato. E ancora quello che hanno osservato è che il CB1, l'attivazione di questo recettore, mi determina una neurogenesi, quindi mi va a in qualche modo rigenerare il tessuto, perché mi va a incrementare un fattore neurotrofico che è il BDNF. E quindi questo è sicuramente un dato interessante, molto importante, perché nella riparazione del danno neuronale l'attivazione di questo recettore ci dà ragione. E quindi la conclusione sulla disamina del recettore CB1, gli autori concludono dicendo che effettivamente l'attivazione mi va a inibire la neuroinfiammazione, mi allevia lo stress ossidativo, mi riduce l'ecitotossicità, promuove la rigenerazione neuronale, insomma ha un ruolo significativo, nonché mi va ad alleviare la LID, che è la dicinesia, cioè il peggioramento che va incontro il paziente parkinsoniano, proprio legato all'assunzione della dopamina, dell'L-dopa.
Gli autori ancora fanno una disamina anche sul CB2 ovviamente, e anche il CB2, il secondo recettore, è un recettore molto presente sempre a livello di queste strutture nervose, ed è un recettore che ha un ruolo cruciale nella neuroinfiammazione, quindi qui ritorna il concetto iniziale della neuroinfiammazione. Anche l'attivazione del recettore CB2 mi dà una rigenerazione neuronale, solo che qui il meccanismo in particolare del CB2 non è ancora stato esplorato adeguatamente. Abbiamo un'azione antinfiammatoria, quindi il concetto che dicevamo prima, e l'esempio che fanno gli autori è il beta-cariofillene, che è uno dei terpeni, quindi uno dei componenti della cannabis, della cannabis sativa. E ultimo, diciamo in un'ultima parte di questo lavoro scientifico, ci dicono che anche altri recettori, come i recettori vanilloidi, il TRPV1 e il GPR55, sono dei recettori che hanno un loro perché, in particolare il GPR55, che è un recettore orfano, si dice, che ha un'azione nel modello su animali ovviamente, ha un'azione neuroprotettiva molto interessante e esercita un'azione neuromodulatoria. Quindi insomma dei dati sicuramente importanti. In quest'altro lavoro, sempre del 2022, questo è un lavoro in cui abbiamo una conferma di quanto detto inizialmente, cioè che i dati preclinici ci dicono tante belle cose, ma gli stessi autori completano il lavoro dicendo che le evidenze cliniche sono talmente poche che assolutamente non deve essere considerata una prima linea di trattamento, anzi deve essere riservato ad una terapia adiuvante nei casi selezionati in funzione del tipo di paziente, quindi come prima linea no, ma come terapia adiuvante sì. Fanno una disamina anche questi autori di tutte le possibili azioni dei vari componenti del sistema endocannabinoide da una forma in omeostasi, quindi in equilibrio, a quello che succede in questo caso nelle malattie neurodegenerative, prende in considerazione il Parkinson e l'Alzheimer. Però comunque alla fine ci danno delle loro linee guida, ci dicono che comunque noi, è vero che non si usa come prima linea, però noi facciamo così, e quindi ci dicono che nella malattia di Parkinson, in funzione di una serie di possibili indicazioni, quindi il trattamento di una discinesia resistente, una ansietà persistente, quindi tutti quegli aspetti che abbiamo visto non rispondere alla terapia, ci dicono che iniziate con 5 mg di cannabidiolo, quindi di CBD, una volta al giorno incrementando quindi danno comunque delle indicazioni, e sono tutte indicazioni volte a un utilizzo in prima linea del cannabidiolo, quindi iniziando con un dosaggio mediamente di 5 mg per andare poi lentamente ad incrementare per introdurre il THC quando non c'è un riscontro terapeutico, quindi sono molto cauti, viene utilizzato sostanzialmente un atteggiamento un po' geriatrico, quindi iniziare con un basso dosaggio, fare una titolazione e quindi incrementare in funzione della risposta del paziente. Gli stessi autori sì, però nell'articolo fanno riferimento a quest'altro lavoro, citano un lavoro, una consensus del 2019, dove ci dicono che gli autori di questo articolo danno 3 ipotetici protocolli in funzione del tipo di paziente. Un protocollo che qui ho menzionato solo quello che ci riguarda, è un protocollo standard, un protocollo accelerato, e questo è un protocollo conservativo, riservato, viene definito ad una popolazione fragile, e viene incluso anche i pazienti affetti da malattie neurodegenerative. Vedete che anche qui più o meno siamo in linea, quindi un avvio di una terapia prevalentemente con il cannabidiolo, per andare poi, dopo raggiunti 40 mg al giorno dello stesso, si introduce 1 mg al giorno di THC, quindi un atteggiamento molto molto cauto e progressivo. Questo ve lo faccio soltanto vedere per dirvi proprio dell'importanza legato agli effetti collaterali della levodopa, la cosiddetta LEAD, cioè la discinesia proprio indotta dalla levodopa, quindi c'è proprio un peggioramento della clinica, e in questo lavoro si fa riferimento a 3 lavori scientifici, 3 trials clinici, dell'autore Chagas e uno
della Torre Zuardi, dove sono comunque dei lavori con piccoli numeri, dove si lavora prevalentemente col cannabidiolo. Addirittura in questi 3 lavori vedete che si va da un minimo di 75 mg di cannabidiolo al giorno per arrivare a 300 mg di cannabidiolo al giorno. Quindi il cannabidiolo, il CBD la fa da padrone, con un inserimento tardivo del THC a seconda della situazione clinica. E quindi passiamo all'Alzheimer. La malattia di Alzheimer, la prima malattia neurodegenerativa, con 35 milioni di persone al mondo affette da questa patologia, quasi 8 milioni di nuovi casi ogni anno, e in Italia almeno 1 milione di persone affette da questa patologia. Vedete che di tutte le forme di demenza, perché la malattia di Alzheimer è ovviamente una delle varie patologie caratterizzate da demenza, la fa da padrone con un 62%, ma abbiamo altre forme di demenza. Vedete anche la demenza nel morbo di Alzheimer, come dicevamo prima, le alterazioni non motorie della malattia di Parkinson. La malattia di Alzheimer deve il suo nome al dottor Alzheimer, uno psichiatra tedesco, che individua il primo caso nel 1901 ricoverando la signora Deter nella sua clinica, e descrive tutta una serie di riscontri anatomopatologici al momento dell'autopsia, che poi saranno le caratteristiche salienti della malattia di Alzheimer, ovvero un'atrofia degenerativa del parenchima. Abbiamo un accumulo di quelle che sono chiamate le placche beta-amiloidi a livello extracellulare, nonché l'accumulo di grovigli neurofibrillari della proteina tau iperfosforilata, che sono delle caratteristiche della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer è una malattia con una storia naturale estremamente lunga, abbiamo fino a 10 anni di malattia, con descritti degli step, quindi da un esordio moderato, lieve moderato, fino a avere un'evoluzione, quindi c'è una fase intermedia dove c'è l'evolutività della malattia, fino ad avere la fase finale dove c'è addirittura il decesso. Causa sconosciuta, non esiste un trattamento curativo, abbiamo solo il sintomatico. Che cosa caratterizza l'Alzheimer? I sintomi cognitivi, il declino progressivo, perdita delle funzioni cognitive, perdita della memoria, assenza di pensieri logici, paziente in stato confusionale, un paziente disorientato, un paziente che ha anche difficoltà nel linguaggio, quindi difficoltà ad esprimersi, difficoltà a dire i propri nomi, parole anche semplici. È un paziente che ha anche dei sintomi comportamentali, agitazione, ansietà, depressione, aggressività, nervosismo, scatti d'ira, ansia, apatia. Un paziente che presenta allucinazioni, può presentare un disorientamento a tal punto da verificarsi quello che è il vagabondaggio, il paziente che a un certo punto esce di casa e non si sa dove va. Ma abbiamo anche l'insonnia e le allucinazioni, ecco. E anche qui la cannabis ci aiuta senz'altro, e il discorso è esattamente lo stesso di quello fatto prima per il Parkinson. Tanti lavori preclinici, tanta soddisfazione, perché i dati effettivamente sembrerebbero a nostro vantaggio come terapia efficace nella malattia di Alzheimer, ma i dati sono pochi, e quindi lavoriamo con quel che abbiamo. Abbiamo sicuramente un'evidenza che il sistema endocannabinoide ha un ruolo fondamentale anche nella malattia di Alzheimer. Avete visto il ruolo descritto dagli autori che mi hanno preceduto, che importanza ha il sistema endocannabinoide. È un sistema che ha una funzione di mantenere l'omeostasi del nostro corpo, espleta delle funzioni in tanti ambiti, e i cannabinoidi hanno un'azione definita pleiotropica, cioè vanno ad agire, come abbiamo visto, su più fattori. Il sistema endocannabinoide è un sistema che garantisce la neuroprotezione, garantisce le nostre funzioni cognitive, garantisce l'apprendimento, ha un ruolo per la memoria, per le emozioni, ha un ruolo nell'infiammazione, nella neurogenesi, nella neuroplasticità, nella neuroimmunità. Questo è un approfondimento
essendo l'argomento nostro le malattie neurodegenerative, ma il sistema endocannabinoide regola il concepimento, regola lo sviluppo fetale, regola l'appetito, regola la nostra soglia di dolore, regola le nostre emozioni, ha un ruolo per mantenere l'omeostasi, cioè mantenere la nostra integrità di fronte a dei fattori esterni che la potrebbero perturbare. E vediamo come la neuroinfiammazione e lo stress ossidativo tornano anche nell'Alzheimer. Questo è un lavoro del 2020, quindi anche questo è abbastanza recente. Questi autori addirittura sono andati proprio a fare una review per vedere come il sistema endocannabinoide cambia nella malattia di Alzheimer. Ora sono una parte di questi nomi, li avete già sentiti, quindi l'anandamide, il 2-arachidonilglicerolo, che sono i nostri endocannabinoidi, cioè le sostanze che noi produciamo e che vanno a interagire con i recettori che abbiamo visto prima nel Parkinson, ma che tornano anche nell'Alzheimer, il CB1, il CB2, il TRPV1, quindi i recettori vanilloidi, e sono state osservate una serie di alterazioni che dovrebbero in qualche modo indurci a lavorare su questi aspetti come target potenziali per sviluppare nuovi farmaci. Questo che adesso vi faccio vedere è una serie di riflessioni tratte da questo libro, un libro del 2021 che analizza proprio la cannabis in tutto il contesto del mental health care, quindi riguarda la cannabis e il sistema endocannabinoide nell'autismo, nell'ansia, nell'insonnia, nella malattia di Alzheimer, in tante patologie e situazioni che hanno a che vedere appunto con il nostro mental health care. E questo sono 60 pagine dedicate alla malattia di Alzheimer. Gli autori fanno una disamina di tutta quella che è un pochino la letteratura presente e vanno a fare una serie di affermazioni che non ci risulteranno nuove, cioè che ha un'azione a protezione, a neuroprotezione per trattamento di tutti quei segni e sintomi neuropsichiatrici o comportamentali tipici dell'Alzheimer, quindi l'ansietà, la depressione, psicosi e il dolore, perché anche il paziente Alzheimer è un paziente che ha dolore. E quindi vedete come sono tutti i potenziali target su cui ci si può concentrare per una ricerca finalizzata a individuare potenziali farmaci per l'Alzheimer. Ancora soltanto un elenco di tutti quelli che sono i potenziali meccanismi che effettivamente in vitro, quindi su cellule, su animali, ci dicono che effettivamente il cannabidiolo può migliorare le funzioni cognitive, può migliorare la memoria e tante altre cose che hanno un impatto significativo nell'Alzheimer. Questo soltanto per stressare ulteriormente il concetto di protezione del cannabidiolo dalla neuroinfiammazione e dallo stress ossidativo, e gli autori ci dicono che i lavori di preclinica ci dicono in che modo lavora il cannabidiolo, quindi mi va a inibire il rilascio di quelle che sono le citochine, le sostanze pro-infiammatorie, va invece ad aumentare il rilascio delle citochine antinfiammatorie, va a bloccare una serie di sostanze, tutte volte al controllo della neuroinfiammazione e stress ossidativo in particolare. Il THC? Non se ne è dimenticato, gli autori non si sono dimenticati del THC, anzi ci dicono che in particolare questo lavoro di Saliman è un lavoro sempre ovviamente su modello animale, dove ci dice che il dosaggio a basse dosi del THC è associato ad un aumento del funzionamento cognitivo, quindi un qualcosa a favore del paziente con Alzheimer. E di più, tutta una serie sempre di lavori con le varie referenze tratte da queste 60 pagine, dove ci dice che effettivamente numerosi studi supportano la tesi che il THC ha un ruolo promettente nella gestione di segni e sintomi neuropsichiatrici associati alla demenza. Gli autori di questo capitolo vanno ancora oltre e ci dicono: e se associamo il CBD al THC cosa succede? In realtà apparentemente, almeno fino ad oggi, c'è un lavoro di Broers e collaboratori che hanno studiato 10 donne con una demenza grave e problemi comportamentali, e l'hanno studiati queste 10 donne somministrando un olio con una composizione contenente sia CBD che THC.
Ora vedete i dosaggi utilizzati, 7,6 mg di THC e 13,2 mg di CBD, e gli autori concludono dicendo che questa combinazione è stata ben tollerata, a tal punto che oltre la metà delle pazienti, quindi più di 5 pazienti, è stata in grado di ridurre o di interrompere la terapia con gli psicofarmaci, con la terapia intrapresa. Quindi un risultato promettente, però 10 pazienti capite bene che è un numero troppo esiguo per poter dire sì, effettivamente diamo CBD più THC, diamo un olio, un estratto che contiene questi due principi attivi e avremo questo tipo di risultato. La concludono gli autori di questo capitolo dando una sorta di indicazioni di massima. Ci dicono qui in questo capitolo di questo libro di partire con un dosaggio di 15 mg di cannabidiolo, che si sono rivelati efficaci per i pazienti settantenni circa. Ora, quello che ci dicono è la frequenza è di 1 o 2 volte al giorno, cautela perché c'è possibilità di un effetto attivatore serale, quindi indurre in realtà una sorta di attivazione serale, quindi mandare il paziente anziché aiutarlo a dormire lo rendiamo più attivo, quindi cautela in tal senso. E ancora, in funzione della risposta, in funzione di quello che è il nostro paziente, introdurre il THC, un inserimento graduale. E qui io vi riporto ancora la consensus di prima, riportata prima, sempre riferita a un protocollo conservativo dove abbiamo comunque una differenza nell'inizio della terapia, però vale il principio di cominciare con il cannabidiolo e fare un incremento graduale con inserimento del THC in funzione della risposta, che è un po' l'atteggiamento che utilizziamo in Clean, di cui sono il direttore sanitario. E quindi mi avvio alla conclusione sperando di non avervi annoiato troppo. Le nuove terapie sono necessarie per queste patologie neurodegenerative. Non abbiamo terapie, i pazienti sono parzialmente coperti con delle terapie sintomatiche. L'attività delle cellule della microglia e degli astrociti è un'attività che deve essere più studiata perché effettivamente ha un razionale importante nelle patologie neurodegenerative. Abbiamo visto l'importanza del sistema endocannabinoide nell'andare a modulare la neuroinfiammazione, così come abbiamo visto l'azione pleiotropica, cioè questa azione effettivamente ad ampio spettro che ha la cannabis, quindi di andare a lavorare sia sulla neuroinfiammazione, sullo stress ossidativo e su tanti altri fattori, tra cui abbiamo anche la riparazione di quelle che abbiamo visto prima, l'E-T junction della barriera ematoencefalica, quindi un'azione protettiva anche in tal senso. Ovviamente è necessario studiare, è necessario studiare, è necessario studiare. E con questo io vi ringrazio, riporto la mia città natale che è Narni in Umbria, la città dove vivo in provincia di Cremona a Rivolta d'Adda, l'immagine a destra, in basso non penso che vi debba dire Milano e la vostra città di Bolzano. Io vi ringrazio. Grazie per questa presentazione piena di informazioni. Sì. Che era... L'ho accorciato, L'ho accorciato. Mille grazie per questo. No, e mi ringrazio anche dal pubblico di essere rimasti ancora numerosi. Allora, farei anche in questo caso adesso rivolgere alcune domande alla relatrice, dopodiché faremo una piccola pausa per poi continuare con un'ultima presentazione sull'emicrania, dopodiché faremo una piccola presentazione sulla modalità di prescrizione qui in Italia e hanno da presentare anche qualcosa i nostri invitati primari, neurologia e neuroreabilitazione. E dopodiché una breve discussione, cerchiamo di accorciare un po' e finirla presto. Per cui ci sono domande?
Il caffè? Sì. Io volevo chiedere la differenza tra diciamo, la demenza sul Parkinson e quella sull'Alzheimer, e perché ci sono due cose diverse. A me sembra la stessa cosa, mio marito ha la demenza sul Parkinson e mi sembra molto uguale a quella che aveva sua mamma, che invece aveva la demenza. Certo. E poi la seconda domanda è, vorrei sapere perché quando io vado dal medico di base e chiedo di avere una ricetta medica per poter andare da un neurologo per poter prescrivere questa cannabis che io sto prendendo per conto mio, gliela sto dando, perché mi risponde che lei per etica non lo vuole fare. Per etica? Per etica. Sì, sì. Io ce l'ho scritta sul mio telefono, Sì. perché è impossibile che non possa ricevere da me una richiesta di una prescrizione di un neurologo, non lo so. Grazie. Sì, è sconfortante, è una situazione in Italia sconfortante. Noi abbiamo un decreto che in realtà dice, quindi nulla di inventato da me, che ogni medico può prescrivere la cannabis. Quindi partiamo da questo presupposto che, ammesso e non concesso che non riesca a mandarti io posso prescriverti la cannabis, quindi carta intestata, scrivo e faccio. Questo cosa prevede? Prevede che il medico conosca la cannabis, conosca le prescrizioni, si informi in qualche modo. Però questo è un decreto del 2015, quindi non parliamo di qualche giorno fa. Noi abbiamo purtroppo una limitazione importante, perché a differenza degli altri paesi noi abbiamo non soltanto una normativa restrittiva, perché soltanto alcune patologie sono esentabili e quindi il paziente non paga perché subentra il sistema sanitario, ma ogni regione ha il suo statuto, per cui non tutte le regioni prescrivono la cannabis alla stessa maniera. C'è chi prescrive solo il decotto, c'è chi prescrive soltanto alcune formulazioni, cioè dove addirittura non ci sono medici prescrittori, perché la legge c'è ma non c'è poi chi esegue, quindi non prescrive. A me arrivano pazienti dove il medico curante dice io non credo in queste terapie, oppure io non voglio per motivi etici e quant'altro, per cui purtroppo abbiamo il grosso problema del retaggio culturale, per cui al nome cannabis si fa subito pensieri allucinanti, quindi si parla subito di droga, di marijuana, di hashish. C'è un misto di informazione, per cui internet, che dovrebbe un po' aiutarci, in realtà spesso crea ancora più confusione. Se noi medici poi non ci informiamo e cerchiamo di fare anche un po' di educazione al paziente, andiamo veramente male. Abbiamo il decreto ultimo dove c'è l'introduzione del cannabidiolo tra gli stupefacenti, quindi proprio abbiamo un modo di pensare, di ragionare che non è antipaziente, non è pro paziente, per cui abbiamo queste criticità sostanzialmente. Abbiamo il problema che in Italia soltanto poche patologie rientrano, per cui abbiamo per esempio per 2 forme di epilessia farmacoresistente l'Epidiolex, che è la formulazione a base di cannabidiolo, ma chi ha epilessia non farmacoresistente non gli spetta la cannabis, per cui il paziente comincia a cercare, perché sa che ci sono degli studi, o semplicemente perché vede suo figlio che non risponde alla terapia perché ha troppi effetti collaterali, però viene negata questa possibilità. Il Parkinson non rientra tra le patologie esentabili, per cui noi abbiamo il problema che il paziente parkinsoniano si deve beccare i farmaci, che però non controllano i sintomi. Il paziente sta male e non puoi fare nulla, per cui il paziente si rivolge a strutture private, chiede supporto e però poi fa i conti in tasca, perché in Italia costa ancora la cannabis e tanto, perché poi non abbiamo le linee guida, quindi abbiamo proprio delle massime con cui partire con una terapia, ma non è detto che quella terapia sia funzionale, e quindi abbiamo il problema che magari dobbiamo cambiare prescrizione e chi paga? Paga il paziente. E per la prima domanda invece sostanzialmente io ho parlato proprio delle forme estreme di malattia di Parkinson e malattia di Alzheimer. Adesso per esempio per il Parkinson sono sempre più frequenti i parkinsonismi, quindi delle forme molto sfumate, con delle forme addirittura atipiche, piuttosto che il tremore essenziale, la cosiddetta malattia a corpi di Lewy, quindi in realtà
ho dovuto per ovvi motivi sintetizzare, far riferimento, etichettare l'utilizzo della cannabis a queste due patologie, ma in realtà la stessa demenza nell'Alzheimer l'abbiamo anche nel paziente con il Parkinson. Ci sono delle evidenze, come abbiamo visto prima, anatomopatologiche, ma che poi alla fine della fiera non è che pregiudicano il tipo di terapia. Cannabis nella demenza o cannabis nel Parkinson con demenza non cambia. Okay. Salve, grazie. Salve. È stato molto interessante. Allora, quello che volevo chiedere, nel suo centro, insomma, dove opera, se ci sono studi clinici, state facendo, se ci può un po' confortare. Dire... Esatto, grazie. Allora, il centro, il CLIN, è un centro che in realtà si prefigge di mettere in campo degli studi scientifici, nel senso che abbiamo un programma per la raccolta dati, quindi per fare proprio dei follow up sia all'inizio della terapia con somministrazione di una serie di questionari, e questo ci dovrebbe portare, perché l'avvio è proprio recente, ci dovrebbe portare ad acquisire una serie di dati. Abbiamo delle proposte di collaborazione sia con l'Università di Milano che con degli enti privati, dove poter andare ad analizzare alcuni settori, per cui sulla carta ad oggi ho soltanto delle evidenze, cioè quanto il paziente mi riferisce, mi riporta, e quindi posso dire che un aiuto effettivamente c'è, la cannabis aiuta, fa. Ora, da qui a dire sì, sospendiamo la terapia perché la cannabis è un'alternativa, no. Però è senz'altro necessario ricerca, però ci scontriamo tante volte con i comitati etici, ci scontriamo con delle realtà, con delle barriere a volte insormontabili, però le intenzioni ci sono tutte. Sì, certo, no. I pazienti arrivano tutti con una terapia già avviata, e quello che sto osservando è che è la richiesta di tanti pazienti. Rimango cauta, 6 pazienti su 10 chiedono la sospensione della terapia e l'introduzione della cannabis in alternativa. Ovvio, è un campo minato.